Ciao a tutti, oggi siamo qui con un nuovo video e oggi parleremo della programmazione e diversi parametri che compongono un allenamento. Prima di iniziare a parlare comunque di parametri che compongono l'allenamento, è importantissimo definire cosa si intende per programmazione. Programmazione non è altro che l'insieme di tutte quelle sedute che raggruppate tra loro compongono un mesociclo e più mesocicli raggruppati tra loro compongono qualcosa di più grande che è la programmazione annuale chiamata anche macrociclo. La programmazione quindi è uno strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati, tanto che la programmazione deve essere stipulata secondo un periodo, può essere un periodo più lungo, quindi nel lungo termine, o nel medio periodo. Nella programmazione il principale fattore da tenere in considerazione è l'obiettivo. Prima di strutturare, quindi programmare una propria seduta di allenamento o un macro ciclo, è importante considerare gli obiettivi. L'obiettivo che viene scelto sarà in base alle nostre esigenze, quindi potrà essere un obiettivo di tipo estetico, come può essere quindi il raggiungimento di una condizione fisica, quindi una ricomposizione corporea. L'obiettivo può essere anche di tipo più di prestazione, come può essere quindi il raggiungimento di un massimale ad esempio in panca piana o il raggiungimento della giusta esecuzione di un determinato esercizio. Parliamo quindi dei parametri. Intanto definiamo che i parametri in realtà sono moltissimi e parlare di tutti i parametri verrebbe un video troppo lungo. Quindi tratteremo i parametri più importanti che secondo noi sono basilari per conoscere e stipulare quindi una programmazione di allenamento. Partiamo col primo parametro che è il volume. Il volume è un parametro importantissimo sia nell'ambito che del bodybuilding, sia nell'ambito della pesistica come nel powerlifting. È un parametro importante perché, ad esempio, nell'ambito del bodybuilding, accumulare volume su un determinato gruppo muscolare è basilare per acquistare ipertrofia, mentre nel powerlifting accumulare volume è sinonimo di miglioramento tecnico, perché come sappiamo per migliorare un'alzata è basilare lavorare sulla ripetitività del movimento che ci porta quindi a un miglioramento dell'esecuzione, quindi a un raggiungimento dell'obiettivo che può essere quindi il miglioramento dell'esecuzione tecnica. Il volume acquista molti significati, il più importante è quello del prodotto tra ripetizioni per serie. Il volume molto spesso viene anche chiamato in diversi modi, possiamo vedere su molti libri della pesistica, soprattutto del powerlifting, che il volume acquista il significato di NBL, cioè Number of Bar Lift, che è un volume applicato quindi al bilanciere, quindi è il volume che viene ad esempio calcolato sulla panca piana, sullo squat, sullo stacco. Comunque il concetto è che il volume è sempre il rapporto, quando parliamo quindi di pesistica, tra serie e ripetizioni. Per spiegarlo meglio in modo pratico possiamo fare un esempio. Ipotizziamo Mario che viene in palestra e deve svolgere un 5x5 in panca piana. Questo significa che Mario dovrà quindi eseguire 5 ripetizioni, si fermerà, recupererà un determinato tempo di recupero, ripartirà e ne effettuerà altri 5 per 5 volte. Quindi Mario ha ripetuto il gesto tecnico praticamente 25 volte. 25 è il volume. È quindi un parametro numerico che ci esprime quante volte ho eseguito quel determinato movimento. Il secondo parametro di cui parleremo oggi è quello dell'intensità. L'intensità è quella percentuale di carico che si va ad utilizzare in un determinato esercizio. Ritornando all'esempio di prima del 5x5, si potrebbe utilizzare una percentuale di carico del 75% ad esempio. Il 75% di 100 kg di squat è 75 kg, quella è la nostra intensità. Quindi per esempio se noi vogliamo aumentare la forza in un determinato esercizio, come per esempio, come dicevo prima nello squat, si può magari aumentare l'intensità settimana per settimana, anche di poco carico alla volta, di modo che riusciremo a tollerare un'intensità maggiore per lo stesso volume nelle settimane di allenamento. Un'altra tipologia di intensità è l'intensità percepita, che è quella tipologia di intensità che si basa sulla tollerabilità della fatica
che può variare da allenamento a allenamento, da settimana in settimana, in base allo stress, alle ore di sonno ed è molto soggettiva in base alla seduta. Adesso parliamo di un altro parametro importante, visto che abbiamo parlato di volume e intensità, ed è il tonnellaggio. Il tonnellaggio è un parametro che, diciamo, viene molto spesso tralasciato e non è molto frequente sentirne parlare. È un parametro che in realtà è molto importante perché mette in relazione due parametri che abbiamo visto prima, quindi dei parametri base della programmazione che sono il volume e l'intensità. Il tonnellaggio quindi è il rapporto tra il volume e l'intensità. Quindi riprendendo sempre l'esempio di prima, il 5x5 al 75%, il tonnellaggio è il rapporto tra questi due fattori, cioè il volume 25 per il 75% che si è ipotizzato 100 kg, quindi 75 kg. Facendo il rapporto otteniamo un valore che è il tonnellaggio. Il tonnellaggio quindi è un valore che può aumentare con l'aumento quindi del volume nelle settimane o con l'aumento dell'intensità nelle settimane. Automaticamente si può subito capire che non sarà un aumento uniforme tra volume e intensità. Sono dei parametri che viaggiano, diciamo, sulla stessa strada ma in modo opposto, cioè sono inversamente proporzionali. All'aumentare dell'uno diminuisce l'altro. È normale che se noi quel 5x5 diventa un 5x6, quindi portiamo un volume a 30, l'intensità difficilmente riuscirà ad aumentare, ma anche a rimanere la stessa. Dovrà quindi diminuire per compensare l'aumento di volume. Viceversa, se aumentiamo l'intensità all'80%, molto spesso diciamo che sarà il volume a diminuire, perché non può aumentare insieme all'intensità, per il motivo che sono inversamente proporzionali. Il tonnellaggio quindi è importantissimo perché ci darà alla fine della programmazione un'idea di come abbiamo lavorato, cioè se il tonnellaggio è aumentato automaticamente c'è stato un miglioramento sia fisico che automaticamente anche estetico. Con l'aumento quindi del tonnellaggio avremo un'idea quindi sulla programmazione, se ha funzionato o meno. Oltre al tonnellaggio quindi è importante anche il fattore della tecnica, perché molto spesso si vede aumentare questi tonnellaggi in modo veramente esponenziale, ma in realtà sono tutti compensi che portano gli atleti ad arrivare quindi a un tonnellaggio più alto rispetto alle settimane precedenti in un modo troppo lineare, portando quindi alla tecnica una perdita di efficacia. L'ultimo parametro che andremo ad analizzare oggi è quello della densità. La densità è strettamente legata al recupero, è sicuramente collegata agli altri due parametri di prima, quindi volume e intensità. E ricollegandoci all'esempio di prima, quindi un 5x5 al 75% del massimale, sarà sicuramente diverso se noi recupereremo un minuto oppure un minuto e mezzo. Infatti se recupereremo un minuto il lavoro sarà molto più denso e molto più difficile. Eccoci arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto e vi è stato utile vi chiediamo di lasciare un mi piace e di commentare, iscrivervi al canale. Vi ricordiamo infine poi come al solito di seguirci su Instagram, sulla nostra pagina Improve by Strength, in quanto siamo molto attivi, ve lo lasciamo qua sotto in descrizione. Vi ringraziamo di averci seguito fino a questo punto, un saluto dal team IBS, ciao!